Fortunata è il nome della nostra amica. Ciao Sabrina, Ciao. connettiti a lei. 5, 4, 3, 2, 1. La vedo, è in una sala da ballo. Siamo negli anni 50 e sta ballando, è una donna con dei capelli raccolti e sta ballando con un uomo, con suo marito. Sono in una sala da ballo, come posso dire, ufficiosa, non ufficiale. Ah, In un eh, garage. perché ballare è proibito? Sì, Dirty ballavano in rock. Dancing? Sì, più o meno, esatto, sì, una scena similare. È un garage dove c'è questa radio enorme, vedo questa cosa grande che manda della musica similar rock, però non è proprio rock come lo intendiamo, rock and roll, diciamo. Però è una cosa proprio più antica, cioè la musica è diversa. E lei è lì con questo suo è marito, suo marito, Di allora. di allora, sì. Ok, ti dà il permesso? Sì, si gira, ha dei capelli raccolti come una grande cipolla, insomma, come una ballerina, diciamo così. E Mhm. si gira e mi dice sì. Ok, iniziamo, va bene, lo possiamo ammettere, Fortunata non è il vero nome, però l'abbiamo utilizzato perché lei è dominata dal maschilismo. Quindi lei è una serva, è sempre stata usata come una serva, è considerata una serva, aiuta quell'altro e quando quell'altro uomo, ovviamente, un fratello, un figlio maschio, otteneva dei risultati, quella persona era brava, non lei. Se lei era brava, era fortunata. A me ha anche fatto ridere questa cosa, però è drammatica. Maschilismo. Chiama l'archetipo maschilismo. Felino, si presenta un felino. Felino e poi dietro si presenta subito un felino, ma dietro vedo come il David, Di presentato come Donatello. questo. Sì, Chi è? esatto. Un angelo. In realtà è un angelo. Elohim. Mm-mm. Ok, queste sono le interferenze di Fortunata. Sì. Beh, vediamole tutte. Quindi un Elohim, il felino. Elohim ce ne sono diversi dietro di lei. Quando ho visto Elohim, ne ho visti diversi, come se a seconda del momento ne si fossero intercambiati, come posso dire. Ce ne sono 3-4. Mhm. Chiamali tutti. Mettili tutti in fila, così come plotone d'esecuzione. Si presentano tutti come in forma di David, appunto. Colori diversi, dimensioni diverse. Sono simili. Sono simili con questa pelle chiara, capelli ricci, corti, biondi, occhi azzurri e ali nudi sono. Hanno i genitali di fuori. Sì, Hanno dimensioni di peni diverse. Beh, no, tutto piccolino. tutto piccolino. Non si distinguono che per qualche dettaglio estetico. Più o meno sono quasi identici, sono simili, cioè Fai quasi identici. prendere loro la loro reale forma. Sono forme energetiche. Ok, Eh, vabbè. Quella del felino qual è la vera forma?
Vedo Zeus. Eh, è il felino e Zeus. Sì, quando mi hai detto qual è la vera forma, è come se vedo Zeus. Vedo Zeus. Come se fosse un burattino suo, come posso dire. Dietro vedo lui che manovra la Ok, situazione. ok. Altri? EDL ci sono? 5. Molto nella 3 nella testa, a livello di pensiero. Interferiscono nella mente. Rettili, mantidi, anfibi, caprini, pesci. Sono tutte entità vere, queste. Che poi sono energie con una frequenza che noi nel cervello leggiamo come caprino e non rettile. Certo, la mente. Rettile. Certo. No, ci sono solo... Io vedo rettili, li vedo nell'abduction, non fisse tanto attivi. In lei vedo questi Elohim, gli EDL e questo filino che poi dietro c'è Zeus. Però di rettili li vedo nelle abduction, anche mantidi che fanno le mantidi li vedo vestiti da dottori, proprio come quelli che agiscono. Ok, abduction quante? 5 al mese, anche da Vabbè, sveglia, vedo. è superfluo in ogni caso le paralisi notturne, le lotte, quella volta che la bambina era gelida e qualcuno l'ha aiutata. Abduction. Ok. È figlia, fortunata, di testimoni di Geova, padre e madre. E quando lei si lamentava, raccontava le paralisi notturne, le hanno detto chiedi aiuto a Geova. Eh. Io sono abbastanza stanco di chiamare Geova, Yahweh, ne abbiamo dette di cotte, di crude. C'è una sessione che purtroppo, fortunata non ho ancora visto perché non è ancora stata pubblicata, ma che fra poco vedrà. Mm, mm, mm. E uno degli Elohim è un'altra entità in più. No, è un Elohim, lui. Uno di questi, No, lui qui è sopra. Cioè, di questi sono schiavetti. sì, ma lui interferisce Fortunata, Sì, tutto in parte. indirettamente sì. Cioè, comunque è una cosa al quale lei, per un certo periodo, io vedo che anche, cioè, l'avvicinarsi e studiare rimanendo distaccata solo per la conoscenza è un conto. Lei c'è stato un periodo che ha, non dico creduto, però è sempre rimasta distaccata, ma comunque forse influenzata anche un po' dalla famiglia. C'è stato un periodo in quale comunque ha avuto, vedo proprio un'apertura. E quindi in quel momento quel tipo di energia cioè, ha permesso a quel tipo di energia di interferire con lei. Va Sì, bene, sì. ok. Quando cammina cade spesso. Anche adesso ha un problema alla mano sinistra. E le sembra di non fare cose consecutive, cioè lei non si ricorda per quale motivo è caduta, per esempio, Uomini del tempo. Gli Scusa. uomini del tempo, che fanno? Mm-mm. Lei è il suo atteggiamento, vedo da qua, è come se fosse molto, allora, come dire, quando, quando la mente dice a se stessa, tanto mo succede qualcosa, la mente per darti ragione, cioè ti autoconfermi che succede qualcosa attirando che succede qualcosa. Quindi è come se lei, come posso dire, fosse lei che si creasse tutto questo. E gli uomini del tempo in questo suo, vedo proprio come se fosse un buco della sua frequenza, no? Come se cioè, lei già si predispone per far accadere qualcosa, perché lei parte da casa che già accadrà qualcosa. Ma vuoi perché comunque in questo, cioè, fino ad oggi ha vissuto una serie di vicissitudini che l'hanno portata mentalmente a creare una routine mentale, quindi la sua mente conosce quel tipo di strada e ripete sempre la stessa cosa, no? Mhm. E in- questo
a livello mentale, ma a livello eterico perché è collegato, perché poi siamo noi che diamo spazio alla parte, a ciò che accade a livello eterico, di entrare. A livello eterico vedo gli uomini del tempo che mettono, che spostano le cose, che gli mettono proprio le cose davanti, che gli mettono proprio le scelte, che gli mettono le situazioni. Quindi comunque giocano col suo destino, tra virgolette. Giocano tanto Sono i sulla suoi strada. guardiani del destino, Eh sì, beh sì, poi alla fine sì. come il film. Eh sì, Uomini del tempo, quanti sono? ma diversi, non sono, cioè io non li vedo associati a una persona come le entità eteriche o le entità mentali. Cioè gli uomini del tempo sono ovunque. E non vengono, non è che io ce n'ho, cioè che una persona ce ne ha due, un'altra tre, un'altra Mm, uno. intervengono. L'uomo del Però intervengono, sì. chiama tutti quelli che sono intervenuti con Fortunata. Quanti sono? 150 Ok. fino ad oggi. Mm. Vibrazione di Fortunata. 7 miliardi, Mm. Percentuale di consapevolezza. 89. PSPE. PS 65, 67, Vite precedenti. 1250, Cervello. 3%. Ok. Allora, agli uomini del tempo aggiungiamo anche Geova, il grande Elohim, che di fatto non sarà direttamente incidente in lei, ma lo è stato perché lei è stata costretta o comunque è entrata in qualche modo e per un periodo è rimasta testimone. E io non ho mai capito perché devono essere testimoni. Cosa testimoniano? Testimoniano la presenza, la verità di Geova? Ma è perché è come se testimonianza, in questo caso io la vedo come un obbligo, cioè la vedo associata alla parola obbligo. È come dire, ti convincono che è certa questa cosa, in maniera tale che dai la testimonianza del fatto che è certa. Però in Mm, realtà dietro vedo la parola obbligo. Mm. mm, È come se ti fanno una sorta di lavaggio del cervello, vedo. Cioè mm. sembra quasi che quello che raccontano tu l'hai vissuto alla fine. Da dove nasce il, la necessità di fare proseliti? Cioè, noi i testimoni di Geova li conosciamo perché erano quelli che suonavano il campanello, no? E Mm? che si mandavano a quel paese perché dicevi sempre cosa vogliono questi qua? Vabbè. E quindi essere insistenti, sempre presenti, era essere un testimone di Geova. Ecco, questi che vogliono venderci delle cose sono insistenti come i testimoni di Geova, si diceva. Mm. Perché? Perché i proseliti? Perché Geova ha bisogno di energia? Io la vedo legata, sì, è come se fosse proprio un tipo di energia che loro hanno, che deve essere così, comunque associata a un discorso del genere. È come ogni religione, tra virgolette, religione, insomma, ogni, sì, Mm, religione ha comunque un tipo di, una vibrazione, un tipo di energia, li vedo come dei colori diversi, adesso che la vedo da qua. Quindi ognuno è come se abbia scelto una strada da percorrere in quella maniera per far sì che i burattini sotto facessero delle tappe fatte in questa maniera e venissero associati a delle, come dire, delle modalità, quelli che suonano il campanello sono i testimoni di Geova, quelli che vanno in chiesa tutti i giorni sono il cristianesimo, insomma, li vedo proprio come se fossero già prescritti, come posso dire, un copione già scritto. scritti L'avevano già, prima. Mm, sì, già deciso. va bene. Ci sono impianti?
Io lo vedo da prima le mani, tutte e due, quando mi ha mostrato anche la mano. E Quella le due rotta. mani, sì, le due mani Perché si al fa sempre a centro. mano? Mm? Come Cristo, al centro della mano. Sì, al centro della mano dei pallini. Che? Qui ci sono due, perché qua ci sono due punti energetici, I chakra delle due, mani. eh sì, vedo proprio sono delle aperture attraverso il quale comunque la mano è uno dei primi parti del corpo con comunicazione esterna, no? Noi mettiamo le mani davanti per proteggerci, per esempio, oppure anche per toccare, per sentire le persone, no? Per abbracciare e vengono bloccate in maniera tale che lei, diciamo, la sua energia, le sue sensazioni, le sue emozioni siano deviate. Lo utilizzano. Due pallini qua. Ok, poi? Centro del petto. Poi? Pallini nelle ovaie dove c'è l'utero. Vengono anche prelevati sono stati, adesso non più, prelevati degli ovuli. Ci sono due cloni, Ok, due, dove? Dove stanno? Dove vivono? altre dimensioni. A cosa Quindi, servono? Ok, esperimenti. Esperimenti sono ibridati, in realtà non sono cloni, sono degli ibridi con altri razze, DNA per far sì che l'anima vada lì. Cercano come al solito, di riprodurli per vedere se riescono ad avere l'anima. Tutto qua, ok. la solita solfa. Quindi le mani, i cloni, vabbè. Altri impianti? Mhm. Allora, il petto, abbiamo detto, pallini nelle ovaie, test qui, terzo occhio, e gamba sinistra, polpaccio sinistro, cioè dal ginocchio in giù, dal ginocchio al piede sinistro, una lastra, una strina. Ok, quindi questi sono gli impianti eterici, le entità eteriche le abbiamo viste. Entità mentali ci sono? Quinto livello, 2. Due del quinto livello. Si spostano tra il quarto e il quinto a seconda della sua carica energetica. E cosa fanno? La convincono di... È come se insieme agli EDL, perché qua questi parlano tanto con gli EDL. È come se la convincono che più di così non si può fare. Come se la convincono che comunque, nonostante lei sia una ribelle, perché lei è ribelle, Mm. però diciamo in questa vita ha scelto comunque un esempio, cioè, di quando era bambina che l'ha portata comunque a creare dei blocchi mentali. E quindi, nonostante sia ribelle, nonostante abbia compreso che quello che gli è stato raccontato non era proprio così, comunque cioè lei ha in sé questa credenza bloccata. E quindi loro lavorano su questa credenza, quella del discorso maschilista, quella del discorso che certe cose lei non le può fare, che nonostante lei si ribelli, c'è un lavoro molto più grande da fare, cioè a- e distruggere questa credenza e sostituirla con una nuova credenza, che Mhm. dovrebbe essere opposta e contraria a questa credenza. Ma loro ci Domanda, lavorano. Sabrina, domanda. C'è un'entità mentale collettiva connessa a queste due flick e flock del quinto livello, solo di Fortunata? Quindi come ci sono delle entità collettive, mentali collettive, non so, della paura, dell'influenza di questo periodo,
di questo periodo, del fumo di sigaretta, di quanto è bello fumare la marijuana, di tutte queste entità mentali collettive a cui tutti si connettono e che poi formano delle entità mentali personali, una, due, tre, Mhm. 10, 100, in questo caso esiste una sottonuvola della mente collettiva, ovvero un'entità mentale collettiva maschilismo. Sì, esiste. Sì, 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 esiste. Lei è connessa? Sì. Lei è connessa, ne ha fatta poi una sottocategoria dedicata a lei, cioè ad hoc per la sua vita. Le due del quinto. Mm. Le due del quinto. Ok. Chi sono connessi a queste entità mentali collettive maschilismo? Ti faccio una domanda. Il mondo Sì, arabo? infatti sì, stavo dicendo sì. Vedo proprio intere parti del mondo, non solo, sì, intere parti del mondo, paesi, Vediamo, civiltà. Tunisia. Mm, Tunisia? sì, Sì, no? sì, Cioè, tanto di intendo. Egitto, sì, Marocco, anche, Arabia Saudita, sì, tantissimo. Mm, mm, Algeria. sì. Nella città di Dubai, Mm, no, non così tanto. No, la vedo diversa la città di Dubai. Sud Italia. Sì, Posso dire la tua regione di origine? Sì, fortunata. Calabria, sì, Basilicata, no, di meno. No, non Puglia. così. Di più. Sud Italia, di più. No, Puglia, Sì, ma non quanto la Calabria. Sicilia, Sì. Campania. La Campania la vedo di meno. Causa esoterica del fatto che ci sono tanti problemi in Calabria e geograficamente è la punta dello stivale. Mi viene da dire calcio, come se Perché? fosse la parte Mm? Che prende più calci, che dà più calci. che dà più calci, vedo questa cosa. Chi? So, non ci ho mai Eh, pensato, proprio a livello proprio percettivo mi è venuto, vedo questo, come se fosse come se fosse quella che deve a livello dare più calci. So perché vedo questa ai suoi cosa. abitanti. Ai suoi abitanti. Sì, ma la vedo anche collegata a qualcosa relativo nel passato, come se ci fosse uno scambio dove veniva più attaccata, non so, la vedo collegata proprio a un discorso attivo anche del passato, di scambio di commercio a livello del mare, come se fosse quella Mhm. più combattiva nel passato. Vedo, parlo di Medioevo, parlo così, vedo quel periodo lì, non so, come Ma se quindi non ho fosse capito, ha sempre preso o ha dato calci? doveva essere più combattiva, quindi ha preso quella forma. È una forma simbolica. Doveva essere come se fosse doveva dare più calci, doveva essere, si doveva proteggere di più. In Ok, questo causa senso, vedi? esoterica del fatto che ieri, tu non c'entri nulla, ieri, l'altro ieri, insomma da poco, un altro cliente con la Calabria a novembre. Novembre è il nome del cliente. Con la Calabria, quindi anche in quel caso abbiamo fatto domande sulla, ho detto kick ass, quindi dare calci in inglese, Mm? è venuta fuori questa cosa. Causa esoterica del fatto che in 2 giorni, 2 volte Calabria.
Io quello che vedo è come se fosse come se ci fosse un buco energetico che ha bisogno di avere più informazioni. Come se in questo momento lì si sia concentrato vedo proprio come un calo energetico adesso che me lo chiedi. Come se ci fosse vedo l'Italia fatta più o meno con dell'energia che sale e che scende, se vedo. Nella Calabria vedo in giù una conca, come se fosse stato un incastro richiamato per far sì, perché noi poi alla fine mettiamo le nostre informazioni, insomma, a livello eterico ovunque, però chiaramente in quel caso viene richiamato di più la persona che viene da lì, quindi l'attenzione della telepata va lì di più Mm, magari per una serie di domande. Quindi è come se fosse stato un richiamo per chi vabbè, sta là, energetico. va bene. Causa esoterica quindi delle cadute, gli uomini del tempo. Della Sì, caduta attuale con il braccio sinistro, uomo del tempo. sì, sono loro. Questa qui, questa particolare la vedo collegata alla decisione che ha preso. È come per la Fare decisione che la ha preso sessione. sì, perché comunque è come fosse collegata a quello, un tentativo ma tanto. Mhm. Però vedo sempre l'uomo del tempo che E si perché la mette, come se sinistra? si fanno lo sgambetto. Certo, che è la sinistra. Ma in questo caso io vedo proprio l'uomo del tempo che mette il piede così per fargli lo sgambetto e lei cade male. Non è mirato, cioè quello che vogliono è fermarla. Fai gli scherzi, io vedo come se fanno proprio dei tentativi di... Mm. Io credo che tutta la sua vita sia piena, piena, piena di scherzi. Allora, quando va in cassa, ha fretta, alla cassa succedono tutti i contrattempi del mondo. La cassa si rompe, manca la carta dello scontrino, le persone che ha davanti in cassa cadono, fanno cadere degli oggetti, bisogna pulire. Deve andare in un posto, è molto di fretta, l'auto si rompe. Vuole andare in un posto a comprare, non so, un piumino perché è in offerta, ovviamente è finito. Causa esoterica di questa sfortuna persistente. Io lo vedo da prima. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto, quindi tutto il suo permettere l'entrata di queste entità, di queste energie che si muovono e siamo d'accordo, però è la sua anima che con la sua mente hanno creato come la chiamava lei, una forma mentis di un certo tipo. Cioè lei conosce quella strada, lei conosce quel modo di ragionare, lei parte già che sa che succederà qualcosa. Quindi è inevitabile. In realtà è lei che se lo crea. È proprio la sua, come posso dire, la sua predisposizione. Lei ha paura di una cosa ancora prima che la pensa che accade, che succede. Quindi è come se lei è come se l'avevamo già vista, l'avevo già vista questa cosa, cioè a livello mentale la mente non riconosce se tu la vuoi o no una cosa, la stai pensando, quindi la vuoi. Quindi Mhm. il dire speriamo che non accade, la negazione non esiste, non la vede la mente, l'anima, l'energia, vede che tu stai dicendo speriamo che accade. La negazione non Mm. esiste, ci stai mettendo il focus, quindi nel momento in cui lei mette il focus, che tanto mo c'ho fretta, mi devo sbrigare, tanto oppure che succede qualcosa, speriamo che non succede niente, come inizia con queste parole, eccolo lì. E Legge lei ha dell'attrazione. creato, eh sì, è legge d'attrazione, ha Beh, creato lei è proprio, potente. Lei vivrà a 7 miliardi, non è che è proprio uno scherzo. no. Ha un'ottima consapevolezza, quindi. Va bene. Causa esoterica della TBC a 9 anni. Il Qua- discorso, scusa, è volgere questo al contrario. Certo. Quindi se tu riesci a far accadere questo, figurati cosa puoi fare.
Ci al vuole contrario. allenamento, non ci vuole soltanto speriamo che la macchina non si rompa o No, adesso la macchina funzionerà. Già così è un po' come tirarsela, no? esatto. Semplicemente io devo usare la macchina per andare al ristorante con gli amici, no? E sono un po' in ritardo, ok? Non devo pensare che sono in ritardo, devo pensare No, quanto sarà bella la cena o il pranzo con esatto, i miei amici. esatto, Non vedo l'ora di esatto, vederli. Che bello, adesso io li esatto. vedo. Questo non vuol dire che guiderò come uno spericolato, ma in qualche modo sto mettendo in positivo anche un Il piccolo ritardo. Mhm. tardo, fretta, quel che è. Esatto. E È un magari, allenamento però, una cosa che va fatta perché la sua mente è abituata a fare un determinato tipo di ragionamento e a tirare un determinato tipo di energia. Quindi è un pezzo giorno dopo giorno, anche magari scrivendosi delle frasi volte al positivo, scrivendosi qualcosa di propositivo, quindi di costruttivo. La mente va allenata, come se va in palestra, quindi deve lavorare in questo senso. ok. Ehm, il lavoro va male, ci sono incidenti, retrocessioni, Stessa, cause esoteriche. stessa, la Ok. stessa cosa. Lei, Si rompe il sedile quando lei guida stessa storia, nel lavoro. Fa un stessa cosa. incidente mentre guida. Allora, qui vedo stessa cosa perché è come se fosse proprio io la vedo sempre come una sinapsi collegata nella sua mente che agisce in quella maniera. Perché lei non conosce, cioè se tu tutta la vita ragioni in una certa maniera, è come se entri in un circolo vizioso, è come se lei conosce che per arrivare da casa al supermercato conosce quella strada e continua a fare sempre quella. Invece il lavoro è iniziare a fare, avere il coraggio di dire, ok, dalla casa al supermercato possono esserci altri due vicoli che mi ci portano. Quindi è scoprire qual è un altro tipo di strada. E quindi lei invece ha sempre preso quella, e quella strada è quella strada che si ripercuote in diverse sfaccettature della sua vita. È sempre quello, quindi il lavoro, quindi i sentimenti, quindi i rapporti, quindi tutto. È tutto gira tutto intorno al Ok. suo modo di porsi. TBC a 9 anni, 14 mesi in ospedale. Tristezza. Vedo la parola tristezza qua. Perché? Vedo collegamento con una vita precedente. Andiamo a questa vita. Come me l'hai detto, lei ha detto tristezza. È stata abbandonata in un fosso. Mi mostra una vita di no, maschio, di un bambino Mhm. abbandonato. Era una guerra. È rimasto non abbandonato, scusami, è rimasto incastrato, come se mh, vedo delle sparatorie, dei bombardamenti, qualcosa così. E questo bimbo è rimasto, la sua famiglia era stata presa dalla guerra, quindi uccisa, insomma, dai bombardamenti, alle sparatorie, qualcosa del genere. E lui rimane sotto questo, come se fosse una cava, qualcosa per proteggersi, rimane lì per non uscire e alla fine muore, cioè muore lì sotto e quindi in tutto questo periodo di arco di vita breve è come se lui è morto, cioè è rimasto lì quindi di stenti, di fame, di tutto. Ed Mhm. è come se si fosse creata questa bolla di tristezza che lei ripete, che lei comunque è come un segnale di ricordo di questa vita qua che deve La risolversi. TBC è sempre legata alla tristezza? Mm, sì, La la vedo spalle e tubercolosi. polmoni. Chi l'ha inventata la tubercolosi? Chiamalo.
Vedo un uomo. So chi è però. Chi è? Vedo dei militari tedeschi Mhm. Dove sono? da un'altra parte, non qui, in una Ma dimensione diversa. sono vivi? No, adesso no. Sono disincarnati? Sì, Ok. sono umani però, cioè erano umani. Va bene, prendiamo la tubercolosi e gliela diamo. Che si ammalino di tubercolosi come disincarnati. È possibile? Mm, no, No? possono ehm, prendere questa cosa che gli stiamo dando e toccarla e percepire a livello cioè di anima quello che può dare. Però l'anima non si può ammalare, Ammalare. posso dire. Sono nazisti? Sì, anche. Ok. Hanno inventato la tubercolosi. Perché? Con quale scopo? Mm, quello che vedo è sterminare un po' di gente, come al solito. Va bene. Apri un portale dell'oblio e li buttiamo tutti dentro. C'è semplicemente bisogno di un equilibrio. Un forte disequilibrio è stato creato da loro e quindi dobbiamo restituire l'equilibrio alla nostra Matrix cara. Mhm. Tutti quelli che hanno avuto la TBC sono invitati a presentarsi e a prendere un indennizzo, un ad eternum, che si faranno da soli loro, prendendo da noi le informazioni per crearselo. Mhm. Chi non si presenta è stupido e non ci interessa. Chi si presenta ha le informazioni per creare un ad eternum e se ne vanno con l'ad eternum. Se sono disincarnati, apriamo già un portale aureo e vanno attraverso quello. Ci sono anche persone vive, anime vive sono venute. Bene, con questo ad eternum possono guarire in un giorno, in un'ora, in un minuto, in un secondo. Mm. Chi si presenta? Tutti? 100%? 80, Ok. I 80% 20 perché 20% di asini non ci interessa. Ok. no, Chiama il padre. viene vestito da militare. Con una divisa. Ok. Dov'è Geova? Attaccato a lui? C'è una schiera di Elohim dietro. C'è schiera, una serie di Elohim, un po' di Elohim dietro di lui. Quando abbiamo fatto tutti i lavori per Geova, lui dov'era? Incastrato, ingabbiato, dice. E adesso? Poi dice, e lui dice che comunque dice che questi pensieri lo hanno fatto stare bene qui, quel filone Geova. che lui ha seguito, religione, chiamiamola come vogliamo, insomma, questo filone mentale di seguire questa cosa lo hanno fatto stare bene, dice. Sai cos'è un occhio di bue, Sabrina? Sì. Mhm. È quella Sì. luce del teatro a cono Mhm. che illumina. Ok, adesso illuminiamo con un occhio di bue il portale aureo, poi illuminiamo dall'altro lato dove evidentemente si trovano gli Elohim, tra cui Geova. Ecco, adesso si illumina Geova.
con la propria vibrazione e il portale aureo con la propria vibrazione. Poi illuminiamo l'archetipo del maschilismo o, se vuoi, l'entità mentale collettiva maschilismo, a cui lui Mhm, sicuramente è connesso, visto che era il re dei maschilisti. mhm. Ora, adesso lui se ne va col maschilismo e il suo Geova o va nel portale aureo? A lui la scelta. Sta guardando il portale Aureo. La scena è questa, il portale Aureo è molto molto più alto, quindi lui guarda in alto adesso, sta guardando in alto. Si è levato questa divisa col quale si è presentato, come se la divisa era un simbolo per far vedere che lui era devoto Indot- alle regole e alla... Indottrinato, sì, sì. Sì, esatto. E si è vestito con una semplice camicia, un po' di quelle tipo quadrucci a quadri, un pantalone semplice e sta guardando il portale in alto. Ed è come se il portale che viene illuminato dal nostro occhio di bue, c'è questa luce che ha questa, come, non polvere, come posso dire, c'è questa Mhm. energia, Che questa sembra la polverina. polvere, Sì, sì, del proiettore del cinema. esatto, quello lì. E ne è attratto, perché in realtà è un modo che sto vedendo adesso per rappresentare una vibrazione più alta. Va bene, sappia che il portale aureo esclude Geova ed esclude il maschilismo, quindi o va di là o resta di qua. Non si porta dietro Geova se vuole provarci. È libero di farlo, ma Geova probabilmente non lo segue neanche di un centimetro. No, no, è molto attratto. Beh, quando si arriva qui è difficile non essere attratti, ne sono attratta pure io, quindi è Ok, proprio forte. siamo qui e lui è attratto da un portale in cui e deve ringraziare solo la figlia, perché è lei che l'ha chiamato come disincarnato. Vuole lasciare un messaggio prima di andarsene? A lei? Dice, non pensavo che ci saresti arrivata, una cosa del genere tu. Maschilismo, di nuovo. Perché? Perché era una donna? No, per quello. E per cosa? Lei ha dovuto combattere contro il marito, che lui ovviamente ha approvato, per prendere la patente, perché le donne non guidano. È stata canzonata perché ha chiesto un aiuto per prendere la patente e lui le ha riso in faccia, il marito, ex. Lui dice, ma i tempi erano diversi, io vengo da un indottrinamento, è diverso. Il cambiamento si può fare sempre, queste sono balle. Leone ha servito al sistema. No, infatti dico che non me l'aspettavo per il mio modo di come sono stato cresciuto io. Invece mi sono ricreduto. È un complimento. Ok, lo salutiamo. Vuole dire qualcosa a Geova? Che ha adorato tutta la vita e adesso lo sta rinnegando? Non gli serve più, voglio andare via. Perché non gli sputa in faccia Geova? Perché simbolicamente non va da questa entità e le sputa in faccia? Perché? È un creatore, anche lui può fare queste cose, può fare tutto quello che gli pare. Perché simbolicamente non va da questa entità che l'ha preso in giro per tutta la vita e non sputa in faccia questa entità? Per esempio. Mi ha dato un calcio nel sedere. Ah, che cassa, Calabria. Mi ha dato un Finalmente. calcio nel culo e se n'è andato. Ok, chiudiamo il portale aureo. Stai? Mm?
Come stai? Bene. Ehm, causa del calo di memoria, assenza di ricordi. Lei che era un'agenda umana, vivente, adesso non ricorda neanche più, non dico il suo numero, ma quello che le è stato detto se non prende appunti. Ci sono diversi motivi. Uno sono le abduction che le fanno. L'altro è un suo, io lo vedo sempre questa cosa come posso dire, come se lei fosse, è tutto collegato questa storia dell'incastro, è come se non ponesse attenzione, lei pone attenzione concentra molto sulla parte negativa, cioè vive la sua giornata e a volte non si sofferma sulle cose, la vive correndo, la vive in maniera Freneticamente. frenetica, sì, quindi non, è tutto collegato però, è tutto collegato, c'è questo discorso qui, c'è il tanto, tanto va così, quindi lei non manco se ne accorge a volte di che non sta andando così, lei già va avanti. Quindi è proprio un non porre l'attenzione, si dovrebbe fermare, cioè fermare di più. È tutta una sua creazione mentale, nella sua mente, fa parte di questo ciclo, di questo incastro. Ok. E gli altri motivi del calo di memoria? L'abduction, che ho detto prima, l'abduction perché c'era questo che avevo visto prima, questo impianto qua, al quale comunque loro è come se nell'abduction eh, le fanno qualcosa a livello mentale, a volte è come se spesso lo vedo spesso nell'abduction, proprio in generale vengono cancellate vengono cancellati dei ricordi, anche involontariamente, nel senso non volontariamente, come se fosse una reazione. Ok. Quindi Velocemente, causa esoterica del divorzio difficile che non si è ancora concluso. Lei ha anche pagato dei soldi, tanti soldi, 3 avvocati. Ha dovuto combattere contro il marito che sì, gliel'ha concesso, ma di fatto l'ha ostacolata. Insomma, il marito è ancora il marito. vita Lei è solo passata, questo signore qua. con questo ex marito. Mm, mm. In che termini? Allora, nel contrario, esattamente il contrario. È come se, allora, nella vita che mi stanno mostrando, era il contrario, lei era Marito. l'uomo. Mhm. Mm-mm. E lui era una, era un amante, come se fosse una ragazza, una donna con il quale non ha scelto di stare poi. Quindi è come se ci fosse un patto tra loro. In questa vita è come, anche se sappiamo che non esiste, che insomma non è così, però chiaramente non sapendolo è come se lei inconsciamente mh, gli deve qualcosa, quindi lui non lo lascia andare via, perché nell'altra vita lei che era un lui, l'ha Gannato. abbandonato. Gannata. Esatto, Ok, questi sono tutti i patti che poi via. eliminiamo nel cluster. Ok. Causa esoterica della casa buia. Che senso la casa buia? Vede la casa buia, vede ombre, sente presenze. Ma intanto è come se comunque lei avesse la percezione, quando si prende consapevolezza, alcune cose che prima non è che prima non c'erano, non le riuscivi a percepire. Le cose intorno accadono, quindi lei ha comunque più percezione quando si prende consapevolezza. Ha percezione quando sta per accadere, le sta per accadere un abduction, per esempio, vedo proprio che lei a volte la sera è come se ha paura di più ed è proprio quello, infatti, che poi frega, non bisogna aver paura, perché se non vuoi non succede assolutamente nulla. Quindi è come se fosse
semplicemente più sensibile e automaticamente le attrae a vedere e percepire quello che accade, quindi anche vedere quando prendi se non sai che una cosa esiste, non la vedi, non la senti perché non sai che esiste. Nel momento in cui ti rendi conto che esiste, allora la puoi vedere, la puoi percepire. Mhm. È questo semplicemente. Non c'è un particolare motivo di quella casa, è lei che percepisce e sente di più. Perde le cose e poi le ritrova spostate, l'abbiamo già detto. Problemi con vicini e comune, senza dettagli. Io la vedo collegata eh, al discorso che tanto lei è come se si deve creare la sua attitudine, il suo atteggiamento di come si pone. È sempre quello. Fa parte, è una conseguenza di quel tipo di costruzione che lei ha avuto per anni nel tempo dentro di sé. Deve cambiarla, questa cosa la deve switchare, perché altrimenti che sia il problema col comune oggi, il problema con la macchina domani, il problema con la bolletta dopodomani, è quello. Mm. Va bene, andiamo al cluster. Abbiamo visto tutto. Allora mi porta sulla spiaggia e su questa spiaggia c'è questa parte di spiaggia, è come se lei toglie la sabbia e mi mostra questi patti e contratti sotto la sabbia, come se l'avesse insabbiati, come se non li... no, come se se ne vergognasse. Però la sensazione che mi dà, sì, è come se mh, si renda conto di tutto quello che ha fatto e avesse un po' di timore, vergogna a tirarli fuori. Così mi dà questa sensazione. Però li tira fuori, cioè leva tutta la sabbia e sono tutti, erano insabbiati, tutti lì. Ok, che vuole farne? No, ho detto vuole, basta. È stanca di insabbiare le cose. Allora si apra un portale definitivo e li butti tutti dentro. Li prende con le mani, fa questo, li prende da sotto, li tira fuori, come per, non lo so, credo che mi mostra questa tipologia proprio perché è come se lei vuole proprio affrontare, no? Fosse arrivato il momento di affrontare la parte più recondita di se stessa, più che altro, sento questo. Li tira tutti su, li guarda e ne prende atto e li lancia tutti insieme in un portale fatto Perfetto. universo. Lo chiude, insegnale adesso a crearsi un ad eternum di nuovo. È difficile creare un ad eternum, Sabrina. No, da qua no. Come fai? Sulla mia mano immagino la concentrazione di tutta la potenza pura, più pura, energia pura che ci sia, che nasce da Mhm, dentro di me, perché in realtà noi siamo dei creatori, quindi nasce da dentro di me. mhm. Immagino qui sulla mia mano questa pallina completamente potentissima di energia che è lì pronta e io conto fino a tre e dico uno, due, tre, potentissima e elimina tutto ciò che non ci serve, quindi entità, negatività, vibrazioni basse, emozioni da bassa frequenza, le allontana completamente e le distrugge. E intorno a questa pallina che è intorno a me, che poi è sempre roba, energia mia, che è Mhm. scoppiata, si crea questa potentissima energia di protezione, al quale nulla entra e nulla esce. La, mos- la- la creo così. E l'ho mostrata a lei che ha fatto la stessa cosa. L'ha creata? L'ha messa nel cluster? L'ha creata, l'ha fatta scoppiare. Mentre io lo faceva anche lei. L'abbiamo fatto insieme.
Mhm. Fatto? Mhm. Fatto? Sì. Sì, Ah. Avatar. c'è un avatar disattivato, fermo sulla sedia disattivato, con le braccia lunghe per il corpo completamente fermo, disattivato. Via tutto. Ok, è caduta la linea. Sabrina, dimmi se ci sei. Sì, sì. Perché è caduta? È come se stiamo per concludere, quindi ci sono dei piccoli, cercano di Picchi. ritardare. Ok. Ma Avatar ha buttato tutto questo fantoccio disattivato o no? sì, lo stavamo facendo. Siamo arrivati lì, mi ha portato lì e c'è questo avatar disattivato. Lei basta, non ne vuole più sapere. Lei dice che adesso vuole scrivere il suo libro della sua vita. Prende l'avatar, la sedia, il computer portatile, lo chiude e lancia lo lancia dentro un portale definitivo, il suo Perfetto. portale definitivo. Mm. Che lo chiuda, metta anche qui un ad eternum. Fatto? Mhm. E andiamo nel suo corpo emozionale. Adesso è più pulita. È come Quella se tristezza? in questo momento no, è come se quello che va fatto però è come vedo come se adesso debba sostituire, no? Cioè lei era abituata ad avere determinate, Mm. eh, Percorsi, esatto, pattern. determinati, quindi deve comunque costruire, mettere dell'energia, cioè dei pensieri anche a livello conscio, come posso dire. Sostituirli. Sostituirlo, sì, Degli perché atteggiamenti e abitudini con altro. sì, lo so, per esempio, Ok. anche allenare la mente anche a livello ehm, pratico, per un esempio, alzarsi la mattina e dire oggi è una bellissima giornata, cioè scriverlo, Mm. oggi andrà tutto bene, oggi farò qualcosa di costruttivo, proprio allenarla, perché questo, cioè da lì si crea l'energia e quindi la parte emotiva, e quindi anche il corpo emozionale è legato ai Ok, pensieri, alle attitudini. aiutiamo e creiamo i presupposti di questa cosa che hai appena detto, mettendo un ad eternum, lo fa lei, dentro il suo corpo emozionale. Mm. È scoppiata una ad eternum, l'ha messo all'interno del suo petto e ha fatto in questo modo con tutta l'energia come se volesse proprio sentire la potenza Mm, 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 mm. della positività. Ottimo. Ci sono ancora entità eteriche, mentali, No, qualcosa, abduction, qualcosa, no, niente, neanche un po', neanche uno spillo. arrivato, arrivato a questo punto no. In questo Allora le momento chiediamo di farsi altri tre ad eternum, uno lo lascia nel subliminale, uno nell'eterico, uno nel fisico. Per esempio, in questo caso lo può lasciare nella mano sinistra o avambraccio sinistro. è scoppiato, è fatto. Ok, nuova vibrazione. 15 miliardi. Nuova consapevolezza. 183. PSPE. PS 51. Perfetto. Vite precedenti. 282.
282? 900, Ah, 982. Cervello, 5%. ottimo. Esiste ancora la vita Dirty Dancing? Dice sì perché lei in quella vita me l'ha mostrata perché è una vita in cui si è divertita, in cui era spensierata, ecco perché ce l'ha mostrata. Quindi in particolare quella vita lì era proprio per dire ho fatto anche questo, quindi posso farlo, posso essere più spensierata, posso riuscire a non pensare. Tante volte è meglio non pensare piuttosto che essere più, come dire, non menefreghisti, però più leggeri, prendere le Ok. cose con più leggerezza. Esiste ancora la vita in cui era l'uomo e il padre di oggi era l'amante? È cambiata, l'ha cambiata come vita. Come? L'ha sposata? No, non ci si è avvicinato proprio, Mhm. non si è avvicinato a quella persona. Ok, perfetto. Messaggio finale della PSP di Fortunata a Fortunata. Lei dice la vita è già un dono, quindi già sei fortunata. Solo che questo dono va preso con più allegria e più leggerezza, perché comunque è solo un passaggio in realtà. Per me quello che io vivo qui è che per te sono 50, 70, 80 anni temporali, per me è una settimana, quindi va preso più in maniera più semplice. È tutto relativo, in realtà ha importanza ma non ha importanza, quindi dovresti cercare di essere più costruttiva, rivolgere il tuo pensiero e le tue energie per costruire, non per distruggere ancora prima che costruisci, perché se no non riesci a costruire. È importante la vibrazione del pensiero, perché il pensiero fisico emette una vibrazione. La vibrazione ha una frequenza e quella frequenza che vibra fuori dal tuo corpo attrae in risonanza la stessa frequenza che incontra intorno. Quindi se la frequenza è bassa e negativa, attrae a sé la stessa evento che risuona con quella frequenza. Ecco perché accade quello che ti accade. Se alzi la frequenza e alzi la vibrazione, il pensiero lo metti alla stessa frequenza positiva, allora le cose di quel tipo di frequenza verranno richiamate, le cose positive verranno richiamate e le potrai materializzare all'interno della tua vita. È semplice, ci vuole però allenamento, voglia di lavorare per migliorare se stessi e automaticamente si migliora in qualche modo anche chi ti sta accanto, perché è così che funziona. Trova qualcosa che ti piace fare, disegna, balla, cammina, crea col movimento del tuo corpo, che sia la mano che scrive, che disegna, il corpo che cammina, muoviti nello spazio intorno a te, muovi le energie, perché altrimenti se sei sempre ferma sui tuoi stessi punti, non dai modo alla tua energia di creare e allo stesso tempo dai l'indirizzo, un comando alla tua energia verso qualcosa di più alto e positivo.
per te. Basta? Mhm. Criamo, Sabrina, tu ed io, un grande ad eternum infinitum, due anzi, uno lo lasciamo al centro della Calabria, uno lo lasciamo al centro dell'entità mentale collettiva maschilismo. No, il terzo, ad eternum infinitum, lo lasciamo al centro dell'entità mentale collettiva femminismo. Mhm. Perché anche il femminismo non scherza, eh? Mm. Tutto è donna, tutto va bene, maschio è male. Mm. Anche il suo opposto non è che proprio sia un granché. Mm. E ha trovato un po' di spazio negli anni 60 il femminismo. Sì. Un'utilità, se vogliamo, però. Bene, pronta a tornare? Come vedi la Mm. situazione? Come vedi Fortunata? La vedi Fortunata? Sì, Perché? perché ha, ha intrapreso il percorso che ha intrapreso in questo periodo ed è arrivata a vedere tutto ciò. Ora deve mettere a posto. Lei adesso mi mostra dei puntini, tutti i puntini, adesso sta iniziando a disegnare le righe per unire i suoi puntini, fino a che tra un po', tra qualche giorno avrà un disegno chiaro di ciò che ha compreso e di ciò che il lavoro che dovrà fare. Mhm. Sì, dopo un lungo periodo e lotta, insomma, con qualche difficoltà è riuscito a farsi la sua sessione, quindi è fortunata, direi. Va bene, pronto a tornare? Mhm. Sconnettiti allora da tutto e tutti e noi torniamo.